Luglio 2002, a Silverstone si disputa il 10° Gran Premio della stagione. Il campione del mondo in carica Michael Schumacher arriva in Inghilterra con un cospicuo vantaggio in classifica, frutto di 6 vittorie su 9 gare. Il campione tedesco è al volante della F2002 progettata dal Dream Team Ross Brawn, Rory Byrne e Nicolas Tombazis. A Maranello l'esigenza di innovare porta ad una piattaforma che ha come punto d'arrivo un'aerodinamica a maggior carico, ma questi risultati partono da una radicale rivisitazione dell'alloggiamento delle meccaniche, del motore e soprattutto delle masse radianti. I pannelli monoblocco controvento della F2002 risultano più bassi rispetto ai radiatori separati verticali presenti nel progetto 2001. Vantaggio che permette di disegnare pance più strette ed efficienti che portano ad un miglior coefficiente di penetrazione. Il campione tedesco può contare sul compagno di squadra Rubens Barrichello, che erode punti agli avversari salendo spesso sul podio. Il pilota brasiliano ha vinto l'ultimo round, il Gran Premio d'Europa al Nürburgring, e soprattutto Schumacher può contare sulla monoposto più competitiva della griglia. Il cuore pulsante della Ferrari F2002 è il leggendario V10 051, 3 litri, 10 cilindri, 840 cavalli a 18.300 giri. Ridisegnando il carter anteriore si riduce la lunghezza a favore di un serbatoio benzina più capiente. Col layout scarichi più stretto e alto vengono snellite le pance e il soffiaggio dei gas è direzionato sull'alettone. La rampa degli iniettori trasferisce all'interno la canalizzazione del carburante, riducendo gli ingombri in altezza. La frizione, con diametro ridotto e campana più rigida, è studiata per sopportare regimi di rotazione più elevati e coppie in gioco sempre maggiori. Con un angolo bancate di 90 gradi, alesagio di 98 mm e corsa di 41, viene esasperato il rapporto superquadro, alzando il regime di rotazione. La configurazione 4 valvole a richiamo pneumatico consente allo 051 versione C di salire a 18.700 giri con potenza riservata al solo giro di qualifica di 870 cavalli. A Silverstone Schumacher vince davanti al compagno di squadra. Questa vittoria gli consente, la tappa successiva in Francia dove vince di nuovo, di conquistare il titolo piloti già a luglio con 6 gare d'anticipo. Un risultato reso possibile dalla F2002, che si colloca come uno sviluppo molto spinto dei concetti presenti nelle 3 precedenti monoposto. Il muso più alto migliora l'aerodinamica dell'ala anteriore. Le pance con deviatore di flusso più lungo allontanano le turbolenze dalle ruote e si presentano più strette all'altezza del cambio. I radiatori monoblocco e controvento riducono la sezione frontale e i collettori, orientati a 90 gradi, soffiano direttamente sull'alettone. Il nuovo layout delle meccaniche rende il cofano motore più basso e le pance più rastremate, a vantaggio della pulizia dei flussi che raggiungono l'ala posteriore. La sospensione push-rod è annegata nella fusione del cambio, gli ammortizzatori sono di tipo rotante e il terzo elemento olio-gas controlla l'altezza e il trasferimento di carico in accelerazione. Deviatori di flusso più lunghi meglio schermano le ruote posteriori e le orecchie più inclinate riducono il distacco dei flussi sul cofano, che, raggiunto l'alettone, si traducono in maggior carico, facendo di questa monoposto uno dei progetti più vincenti della casa di Maranello, con 14 successi su 15 gare disputate nel 2002. La monoposto disputerà ancora 4 Gran Premi nel 2003 e chiuderà la carriera vincendo il Gran Premio di San Marino a Imola.